Il Parco Nazionale di Torres del Paine si trova esattamente tra la Pampa, quindi praticamente un deserto, e i ghiacciai delle Ande, il campo di ghiaccio patagonico sud. Questa distesa infinita di ghiacciai che già vista da Google Maps è impressionante e infatti è la terza riserva di acqua dolce al mondo dopo l'Antartide e la Groenlandia. E come vi dicevo nel primo video, per poter fare trekking all'interno di Torres del Paine ci sono a disposizione due circuiti. Il primo, che è il circuito W, che si sviluppa nella parte sud e più o meno richiede 3 giorni di cammino per essere completato, e il secondo invece è il circuito O, che invece gira attorno a tutto il massiccio delle torri, si sviluppa dapprima a nord e poi si va a ricollegare con il circuito W. Per entrambi però il punto di arrivo, la meta finale, sono appunto le torri del Paine, queste 3 cime rocciose che spesso vengono anche paragonate alle nostre 3 cime di Lavaredo, e che è un po' il punto più iconico di tutto il parco e a detta di tanti anche il punto più bello. Anche se secondo me, e io sono andato lì principalmente per questo motivo, le cime più belle che ci sono in questo parco sono i Cuernos, queste formazioni rocciose fatte da una base di granito chiarissima e le punte invece di scisto nera che sono confinanti e creano questa poesia incredibile della natura. Il mio obiettivo ovviamente è sempre stato quello di fare il circuito O, quello più lungo, per poter vedere tutto il parco e finalmente essere lì, avere di fronte la prospettiva di 6 giorni tra boschi, laghi e ghiacciai, e ovviamente mi aveva caricato a 1000. In più avevamo scoperto che in questi 6 giorni saremmo stati completamente isolati dal mondo perché non c'era internet, quindi un po' di detox che al giorno d'oggi non fa così male. E quindi eravamo lì, eravamo pronti per partire e finalmente questo trekking era diventato realtà. Raga, buongiorno, siamo qua al centro d'accoglienza dell'inizio del circuito. Siamo arrivati presto stamattina, abbiamo preso 2 bus, uno per arrivare qua ai controlli e l'altro che fa da navetta semplicemente per arrivare qua all'inizio dei sentieri. E niente, piove tanto, tantissimo. Quindi visto che oggi alla fine abbiamo 2 ore, 2 ore e mezza di tanto di camminata, aspettiamo che calmi un attimo l'intensità e poi si parte. Neanche si sta facendo un espresso da 1,5 litri. Tanto stiamo guardando che qua, in quanto a zaini, ci sono delle bestie di zaini allucinanti, ultralight, poco. Ok raga, dopo un'oretta di attesa è uscito, come vedete, un po' di sole là dietro, quantomeno ha smesso di piovere e siamo partiti adesso ufficialmente per il nostro circuito O. Sono non carico, di più, emozione a 1000, bellissimo. Ancora le cime qua non si fanno vedere e anzi sono anche belle innevatine, come vedete, si vede che in questi giorni o stanotte ha fatto una spolverata, non c'è per niente caldo in questo momento. Bene, quindi ufficialmente è iniziato il trekking che sognavo da una vita. Come godo. Nel giro di 6-7 km abbiamo beccato sole, pioggia, vento, niente vento, sole, pioggia, sole, e metti, togli, metti. Ok, così è il meteo patagonico. Sole, poi piove.
Ok, finalmente con un minimo di sbruffoneria posso dire di aver picciato in Patagonia. Filino di soddisfazione, poco a poco. Comunque il camping è carino da matti, ci sono le aree apposta attrezzate per mangiare, se uno ha le proprie cose come noi, c'è posto per mangiare interno dove ti danno da mangiare loro, bagni, docce. Questa qua è l'area dove puoi mettere le tue tende e lì c'è tutta l'area con le tende invece che mettono a disposizione loro. E niente, penso che sia l'1:30, le 2 e mangiamo. Dice che una porzione sono 3 biscotti. Se uno ne vuole mangiare 14. Meglio del mestiere, questo. Del mestiere. Anche oggi raga sarà una giornata molto dura. Un po' di sole prima quando abbiamo smontato le tende, ma adesso sta diluviando e sarà così probabilmente tutt'oggi. Fra l'altro devo trovare il coraggio di mettermi una scarpa già completamente bagnata perché stanotte è piovuto. Io senza volere l'ho lasciata fuori dalla tenda, quindi ho una scarpa asciutta e una scarpa completamente fradicia. Però adesso tanto si bagneranno comunque perché il tempo è quello che è. Per fortuna non è una tappa né troppo lunga né troppo impegnativa, perché tanto stasera siamo in rifugio a dormire. Doccia calda e letto e problemi non ce n'è. Poi da domani dovrebbe essere bello. Per niente una giornatina comoda. Diciamo che l'accoglienza era stata quantomeno umida e ventosa e fino a quel momento non avevamo visto un granché del parco. Tra le note positive però c'era che al campamento Seron, la nostra prima tappa, avevamo iniziato a conoscere quel gruppo di 40-50 persone che da lì ai 6 giorni successivi si sarebbero spostate insieme a noi, quella che sarebbe diventata la nostra hiker community. E in più avevamo scoperto che il primo giorno un gruppetto di ragazzi aveva avvistato abbastanza vicino al sentiero un puma e sinceramente il fatto di sapere che uno dei padroni di casa di questa zona era lì vicino a noi in un qualche modo, in parte sì, mi spaventava, ma in realtà mi elettrizzava tantissimo. In quel momento però le nostre attenzioni diciamo che erano un po' più rivolte alla condizione meteo che ci stava accompagnando e stavamo per affrontare un piccolo passo, il passo del viento che ci stava facendo scavalcare questa montagna per portarci sul lago Paine. E lì sinceramente in quel momento non mi sarei mai aspettato di trovarmi di fronte alla prima magia di questo posto. C'è di tutto, c'è un arcobaleno completo, c'è un lago spaziale, c'è un vento della Madonna, tipo stai camminando, c'è il sole, c'è qualsiasi roba, sono ghiacciato adesso, non ho parole, veramente non ho parole. Benvenuti in Patagonia. E qua alla Garderia Coiron o Quaron, non lo so come si dice, per la prima volta ci hanno controllato le prenotazioni. Altro rischio che mi sto prendendo, ho tirato fuori la telecamera perché è uscito un po' di sole e
pare che ce ne possa essere per almeno mezz'ora. Hola Chico, allora cosa mi racconta? Qua tutto bene, non sta mica male, il tempo fa un po' incassare, però Si va avanti. non sta mica male. Bene raga, non vi ho fatto più vedere niente, ma siamo rimasti a tavola con i nostri amici americani, così abbiamo anche esercitato un po' il nostro pessimo inglese. E adesso sono le 8:30, hanno staccato la luce, hanno staccato tutto e noi siamo cotti e andiamo a nanna, perché per la gioia di qualcuno, quindi... Raga, buongiorno. Stamattina sta piovigginando, c'è coperto, c'è un po' di vento, ma si sta decisamente meglio, Forse riusciamo a camminare con un po' più di facilità. Sono anche messo i pantaloncini corti, speriamo che si veda un po' di cielo, un po' di cime e ce la godiamo. Stamattina passaggio in questo bosco sembra veramente una giungla antica, e fra un po' dovremo iniziare a salire e inerpicarci un po' per arrivare verso l'altro campeggio e quindi teoricamente vedere un po' più di roccia. Ve lo devo dire che mi sta piacendo troppo questo posto, veramente troppo. È assurdo, si vedono tanti ambienti diversi, poi sapere che ci sono appunto dei puma in giro, le volpi, le lepri, abbiamo visto un condor anche ieri, mi sono dimenticato di dirvelo, e tutto questo a un'altitudine relativamente bassa, perché comunque adesso siamo a 400 metri, ieri abbiamo viaggiato quasi sempre sui 200 e stasera saliamo a 800, qualcosa del genere, 6 o 800 metri. Avrei voluto mettere su la camera e fare la ripresa che arrivava a mamma. Lo capite da soli come la sto vedendo. E quello che mi sa che è il passo che è il più ventoso di tutto il giro.
campeggio qua al Perros è molto carino, è tutto sotto gli alberi come avete visto, però ha un grande contro che i pochi raggi di sole che passano non scaldano praticamente niente, quindi c'è un freddo atomico. Il pomeriggio lo stiamo passando praticamente dentro alla sala dove si può mangiare, perché così almeno si sta un po' al calduccio, e stiamo un po' guardando la situazione per domani, perché dobbiamo fare appunto il passo John Gardner, che è il punto più tosto, e fra l'altro domani prevedono anche un vento un po' più intenso, quindi lassù sarà veramente una sfida non da poco. È la cosa più difficile da fare in questo giro, perché oggettivamente questo circuito non è niente di troppo impegnativo dal punto di vista chilometrico e di dislivelli, è il meteo che rende tosto tutto quanto, ma d'altronde è la Patagonia. Fra un'oretta o due penso che ceneremo già, e domattina sveglia molto presto, in modo da intanto fare il check out, perché qua vogliono il check out alle 7 e, e via andare, e così almeno ci portiamo fino al limite della foresta con relativa calma. Dopodiché da lì sarà tutto esposto fino su in cima al passo, e vedremo anche cioè come organizzarci dal punto di vista abbigliamento, e penso che metteremo tutto nello zaino, perché sennò ci vola via qualsiasi cosa. Allora raga, io adesso metto via la videocamera perché c'è già un vento impressionante, mi sono nascosto qua dietro queste rocce per mettermi addosso tutto, perché inizia a fare veramente freddo, ma soprattutto il vento, e non so fino lassù se riuscirò a fare vedere qualcosa, perché è veramente tosto, quindi ci vedremo più tardi. Penso che non manchi moltissimo, Spesso per fortuna siamo un po' sottovento, quindi si avanza bene. Ovviamente sto sudando perché lo so, con tutta la roba fa questa salita qua che è un bel dislivello, è bello in piedi sto ragazzo, però insomma quando si è esposti al vento è veramente incontenibile, quindi è meglio stare coperti ma un po' sudati. Forse l'ho già detto, ma io non so come torno a casa da questo posto qua. Sarà veramente dura.
sono dei momenti come questo che bisogna saper assaporare fino in fondo, non tornano indietro, camminare in mezzo a un bosco. Adesso mi sono messo nelle cuffie Into the Wild, che è una musica che per me vuol dire tanto, e là di fianco il ghiacciaio silenzioso, bianco, blu, azzurro, e io sono qua in mezzo al verde. Ogni tanto sbuca un raggio di sole, c'è dell'acqua che scorre dappertutto, c'è vita dappertutto. Sono cose che e questo è più un reminder per me che per voi, perché adesso lo sto vivendo e domani non sarò già più qui, sarò in un altro posto sicuramente bello, ma qua mi sta prendendo il cuore. È una cosa, faccio fatica a descriverla, mi sto anche emozionando, quindi direi che la chiudiamo qua, me la godo. E quindi siamo arrivati anche al rifugio Gray, al mezzogiorno e mezza penso. Fantastico. E comunque siamo arrivati, ma sembra di essere tornati in città, perché in questo rifugio c'è di tutto, compresa musica che viene da YouTube, televisioni che vanno, non ha senso. Adesso ho preso una pizza perché c'è una fame assurda. Le vicine che vanno perché da altre parti sono spenta, non andare, buio. Però sì, per la fame va bene, per il morale non tanto. Ripensare adesso a quante belle cose mi aveva regalato il parco in soli 4 giorni è incredibile. Al di là della varietà di paesaggi che ci aveva messo di fronte, ma questo l'avete visto anche voi, ci aveva catapultati in una bolla che qua da noi è impossibile trovare, perché non subitissimo, ma ci siamo accorti che in questa zona non passano aerei, quindi alzi lo sguardo al cielo e non vedi scie, elicotteri neanche l'ombra, qualsiasi altro tipo di mezzo umano non lo vedi. E sono cose che qua da noi, per quanto ti isoli, comunque capitano, non è quasi mai fattibile essere totalmente isolati. Invece lì stava succedendo, eravamo in posti praticamente vergini e in più, appunto, non avendo internet, si era creato questo silenzio che ad oggi ci fa un po' strano da pensare, perché tutti i giorni le notifiche del telefono ci fanno da sottofondo, è diventata la normalità, ma in realtà è un sottofondo molto noioso e lì non c'era assolutamente. E quindi più che attraversare un luogo fisico, più che essere in mezzo a un posto concreto, mi sentivo quasi di più in un flusso di coscienza. Infatti ho sfogato tantissimo, ho avuto molti momenti in cui mi sono ritrovato a pensare e nel frattempo a camminare. Il circuito però non era ancora ultimato, c'erano ancora diversi chilometri prima di arrivare alle torri e purtroppo però dal rifugio Gray ci saremmo staccati dalla nostra community, perché il circuito V l'avevamo programmato su 2 giorni anziché su 3 e quindi il fatto di saltare la tappa successiva al rifugio Paine Grande avrebbe lasciato indietro tutta la compagnia che avevamo creato. E il fatto di appunto staccarci da loro e immetterci in nuovi gruppi, vedere volti nuovi, un po' ci rattristava. Questo anche perché in questo gruppo, conoscendo diverse persone, ho ritrovato
ragazzi e ragazze che hanno fatto la mia stessa scelta di prendersi del tempo per viaggiare, del tempo da dedicare a se stessi, e questo mi ha fatto sentire un bel po' di appartenenza, perché purtroppo qua in Italia, al di là delle persone che mi sono vicine, ho fatto veramente fatica a far capire il perché della mia scelta e a cosa possa servire. Invece qua ho ritrovato quella situazione di comprensione da parte di altre persone che, insomma, sarebbe bello che questa cultura si radicasse un po' di più anche qua da noi. E quindi per tutti questi motivi cambiare da una parte come sempre è bello, perché i cambiamenti portano cose positive, ma da una parte insomma ci rattristava un pochino. In questo momento stiamo attraversando quest'area dove nel 2011 o 12, adesso non mi ricordo, è scoppiato un incendio e gli ha veramente devastato una bella fetta di bosco, e quindi da allora hanno adibito delle aree apposta dove poter cucinare, quindi dove poter usare le bombole a gas con i fornelli e anche dove poter fumare, perché ovviamente, spaventati una volta, hanno messo delle grosse limitazioni, perché l'incendio era stato provocato comunque ovviamente dall'uomo, cioè ci mancherebbe. E quindi qua in questa zona dove ci sono tutti questi alberi morti è proprio a causa di quello, cioè alberi morti qua in Patagonia se ne trovano sempre, perché li lasciano in modo che il ciclo della vegetazione sia continuo e insomma quelli morti vadano a alimentare la crescita di quelli nuovi. Ma qui in realtà è stata colpa nostra. Adesso qua c'è il lago più blu che io abbia mai visto, qua dietro finalmente c'è il Quernos, non vedevo l'ora di vedere, cazzo, bellissimo. E adesso ci facciamo uno spuntino e poi ripartiamo, perché comunque noi dobbiamo andare in là, è solo che la fame c'è, però c'è troppo vento per mangiare così all'aperto e quindi è meglio se ci ripariamo un attimo. Questo è lo spuntino delle 10. Cosa c'è dentro? Tonno, Tonno. falce. Ha detto che c'è il tonno. Comunque raga, il secondo checkpoint di oggi fatto, siamo a campamento italiano, adesso non ci rimane che salire al Mirador. La giornata è bellissima, adesso qua c'è anche il Cerro Paine in vista con gli ghiacciai, che è una roba atomica, quindi siamo perfetti.
Ragazzi, buongiorno, sono le 7:40 e siamo partiti da un po' in realtà, perché ci siamo svegliati prima di quello che avevamo ipotizzato, perché stanotte abbiamo dormito veramente male, perché col vento c'era una confusione allucinante e quindi niente, poi sono dovuto andare in bagno, quindi a quel punto lì abbiamo detto vabbè, andiamo. E niente, adesso il prossimo step è arrivare al rifugio Quernos, che vogliamo lasciare giù un po' di spazzatura perché qua dal campeggio non c'era possibilità di lasciarla, e poi oggi pomeriggio ci attendono le torri del Paine. Va bene, andiamo. Ok, allora ci stiamo ricongiungendo con il sentiero che viene su dal rifugio centrale, quello dove siamo arrivati martedì, quindi manca poco al rifugio cileno. E sì, io che Jackie stavamo constatando che se oggi non fossimo stati qua a 15.000 km da casa in questo trekking pazzesco per andare su a vedere queste cime che sono sicuramente belle, avremmo skippato perché la notte ci ha letteralmente ucciso le gambe tutti e due. Stiamo andando su proprio per forza di inerzia, per voglia di vedere questa cosa e per concludere il trekking, perché siamo veramente uccisi, anche perché sì, in sé il tracciato non è così difficile oggi e adesso il dislivello che ci manca non è tanto, però veramente il sonno è sempre la cura più rigenerativa e noi non l'abbiamo fatto stanotte. Ok, da qua sono gli ultimi 3/4 d'ora. Vamos. Discreta salita, è più o meno tutta così. E si veniva da sotto. Tira un bel po'. Anche perché fino a qua non è che salita tanto, quindi prima o poi doveva darci la botta. Direi che siamo arrivati. Aspetto a farvele vedere perché me ne sto gustando un po' io e poi ve le faccio vedere anche voi. Pronti? 3, 2, 1. E anche questa l'abbiamo chiusa. Quanto sono belle. L'ho tutta questa. Di più. Scusate, ho dovuto interrompere un attimo perché non è facile,
Quando vedi un posto in cui pensi che non ci saresti mai stato per nessun motivo. E poi ci abbiamo avuto anche la botta di culo che si vedono, cioè sono un po' coperte là sopra, ma cioè, si riesce a vedere tutto, la laguna, il ghiaccio. Loro tre. Adesso andiamo un po' là vicino, facciamo 2 o 3 foto di rito, cerco di inquadrarlo un po' meglio così le vedete bene anche voi, perché io ho già goduto abbastanza. Ci riposiamo un attimo e poi riscendiamo, perché non è stato facile arrivare qua sopra. Che roba. Ricordo di essere arrivato al centro di accoglienza, il punto da cui eravamo partiti e in cui abbiamo finito il trekking, con un grandissimo senso di pace. In questi giorni di cammino avevo sfogato tantissimo, avevo trovato nuove consapevolezze e avevo anche un po' combattuto contro certe paure, ma soprattutto avevo buttato fuori tante negatività che negli ultimi anni avevo un po' accumulato. E quindi sicuramente è stato molto terapeutico per me venire qua. E in più avevamo passato 6 giorni in una natura pressoché vergine, incontaminata, con pochissima presenza di uomo, e questo ovviamente ha significato che ogni giorno quantomeno un minimo nodo alla gola mi veniva, ma molto spesso è stato anche qualcosa in più. E fra l'altro c'è da dire che ho talmente tanto fatto ricerche, mi sono talmente tanto documentato su questo posto che mi ero creato delle aspettative molto alte, l'avevo quasi idealizzato. E a un certo punto, prima di iniziare, avevo anche paura di aver creato un immaginario talmente forte che in qualche modo avrei potuto deluderlo una volta lì, perché magari non avrei trovato quello che pensavo. Ma in realtà ho trovato molto molto di più, sia in termini di bellezza che in termini di intensità, che in termini di meraviglia che avevo intorno. E quindi dovrò per sempre essere grato a questo angolo di Patagonia che, fra l'altro, ho vissuto con una persona a me molto cara. Quindi il nostro viaggio si era praticamente concluso, mancava l'ultima tappa, quella di Santiago del Cile, ma ve ne parlerò nel prossimo video, perché per adesso voglio lasciarvi nella mente e negli occhi le immagini che vi ho appena fatto vedere.